No, volevo mandare- Ne ha fatto una delle sue, naturalmente. Ciao a tutti ragazzi, buona serata, grazie per essere con noi. Allora, doveva partire con un intro, invece, vabbè, oggi siamo così, siamo cotti, lessi. C'è già qualcuno? E sono già in 12, 13, stanno già salendo. Giuseppe, Perfetto. Enzo Palugini, ciao Enzo. Ok, Allora, ragazzi. Fine settimana, scusate, fine settimana sono distrutta perché abbiamo dato questo fine settimana, non con il metal, con altri hobby, tiro con l'arco, giusto? sì, siamo andati un po' in giro per le fiere, abbiamo fatto un po' di robe, quindi siamo un po' strancati e stasera siamo ritornati da una fiera che sarà un'ora, non abbiamo fatto tempo neanche a riposarci un minuto e siamo ripartiti, ragazzi. Però siamo qui per la nostra live. Allora, stasera premiazioni. Sì, stasera cerchiamo di fare una live un po' più cortina perché così ci riposiamo anche noi, siete già in una marea, 50 e passa. Anche perché anche loro saranno stanchi, è Eh, vero? oggi avete fatto anche voi le fiere. Allora, Ciao Silvano. premiazioni stasera. Ciao a tutti ragazzi. Premiazioni, stasera ci saranno 3 premiazioni. Allora, premieremo i numeri della lotteria che abbiamo dato, premieremo un commento sotto un post di Lady Seeker RRS qui su Facebook e un altro commento su un video preso così su YouTube. Perciò ragazzi commentate, noi ve lo diciamo sempre, commentate il post perché questo vi danno la possibilità di partecipare alle estrazioni. Ok? Allora, Hai spiegato tutto? su No, quello perché io mi sto perdendo che c'è una marea di va commenti. bene, te guarda i commenti che adesso vedo Ecco. io. Allora, stasera di che cosa vogliamo parlare anche? Vogliamo ricordarvi ti prego, non lo so fino a dove arrivo, perciò fino a dove arrivo fammi parlare, dopo fai te. Allora, stasera volevamo ricordarvi, per chi non lo sapesse, oppure spiegare a chi non lo sapesse, gli nuovi appuntamenti dei raduni che faranno qua in Italia la Geotech, giusto? Sì, allora Sì, sono le sono iniziate anzi, inizieranno le detectoriadi. esatto, le detectoriadi. Mi raccomando ragazzi, sono 5 tappe fantastiche, una più bella di quell'altra, come sapete Geotech non Geotech non può può sbagliare. sbagliare proprio assolutamente. E quindi vi La- aspettiamo, noi vi aspettiamo Noi vi aspettiamo il 23, aspetta che me lo sono segnato qua perché 23 aprile dove? il 23 aprile a Braccagni. Io qui lo volevo, me lo sono appuntato di là perché è una cosa che non gli entra. No, Braccagni non c'è. Comunque Brava. ragazzi, a Grosseto, Esatto, comune Braccagni, esatto. ci Ci sarà sarà il Game Fair Italia. che è una fiera bellissima, ma veramente bella, dove ci sarà sfide con il soft, come si Soft dice? Air. Soft air, qui sbaglio io, soft air, poi ci saranno tiro con l'arco, ci saranno delle sfide con i coltelli, con che cosa poi? Ma c'è di tutto, È bellissima, è una fiera enorme. grandissima di tutti questi hobby, tutti questi giochi, tra parentesi, che affascinano un po' il nostro mondo, perché il metal detector è molto collegato a quello che si sta, all'hobby che ci fa stare all'aria aperta, perciò tiro all'arco, poi come dico ci saranno cavalli, ci saranno falchi, ci saranno Un po' di tutto. un po' di Un po' tutto di e di tutto più. E ragazzi, in quindi più ci saranno gli stand, ci sarà lo stand della Nocta, dove saremo io e Fede i Nomads, se sopravvivo. dove ci saremo noi a accogliervi e vicino allo stand ci sarà Giorgio con la Geotech, l'Alessandra e Sfido il tutti al suo tiro della team. cinghia. Oggi ragazzi,
Ho fatto una piccola sfida, giusto? Amore, mi hanno chiesto di provare un archetto, gli ho fatto una rosata così, la rosata per chi non sapesse, con l'arco tiri la freccia la più vicina E possibile. appare la rosa. No. Comunque Quando ragazzi, incomincerà anche lui, poi dopo vedremo, ne vedremo di comunque belli. ragazzi, 23 non dimenticatevi quella Braccagni. data, Braccagni. Poi ci saranno anche altre date che lei 21 leggendo vi maggio. spiega, perché non si ricorda neanche lei. Non è Allora, che aspetta un attimo, che Vabbè. mi metto gli occhiali così facciamo... sono sempre ha uno io con gli schermo occhiali. grande così davanti. No, sto Ah no, scherzando. perché non lo decidere che c'è uno schermo così grande? Allora, 23 aprile noi vi aspettiamo nello stand della Nocta, io e Fede saremo per testare appunto i prodotti, per farvi vedere, per darvi consigli e tutto quello che ci può essere interessante. Poi logicamente è tutto organizzato dalla Geotech Center, perciò ci sarà Giorgio Gentileschi, l'Alessandra che è una magnifica compagna di avventure di Giorgio, se non che la moglie, giusto? Per chi Sì. non lo sapesse, ma intanto lo sanno già tutti. No? E poi ci sarà, questo è il 23 aprile a Braccagni, giusto? Ok, a Braccagni. Poi ci sarà un altro appuntamento con la Minelab, sponsorizzato dalla Minelab, il 21 maggio, che sarà a Montaldo di Castro, Viterbo? Marina di Montalto di Castro. Viterbo, Viterbo. vero? Ok. Poi ci sarà la Fisher Technetics. L'11 giugno, Bagno di Romagna, che quello sicuramente vicino a casa saremo lì anche Saremo noi. lì anche quello. La Quest il 17 settembre, A Montesilvano. Ah? Perepepe. E l'ultimo, la Geotech, il 22 ottobre a Gubbio, dove è immancabile perché veramente sono tutti immancabili, sono tutti appuntamenti veramente favolosi perché Geotech quando fa le cose le fa veramente al massimo. Comunque ragazzi, andate sul sito della Geotech dove c'è il link delle detectoriadi, andatevi a iscrivere perché si può partecipare a tutte le 5 gare, insomma ci sono tante opzioni. Sì, poi chi partecipa alle 5 gare ci sono dei premi. Sinceramente non ho seguito tantissimo, però lo diremo fra un po' in live assieme a lui, saremo a dargli delle spiegazioni con Francesco, anche giusto? Anche con Francesco, sì, così vi spiegherà meglio come funziona all'interno del Game Fair e cosa ci sarà. Comunque ricordatevi intanto il 23 che è la prima tappa. 23 aprile a Braccagni, provincia di Grosseto. Vi aspettiamo lì. Non fa una piega. Oh, vi faccio vedere ragazzi quanti tagli abbiamo dovuto fare per fare una piccola informazione su questa cosa qua. Ci ha dato Fede. Allora, cominciamo qualche... con la domanda. Fede, un'amica ha preso il Legend della Geotech, gli è arrivato 2 giorni fa e l'ho usato. Poi ha caricato, ma la batteria del Legend non sale più di 3 tacche. Poi ha riacceso, segna 2 tacche. Così. Allora, il discorso di quello potrebbe essere il caricabatterie che vuole un certo amperaggio e quindi se non dà gli amperaggi dovuti può essere che faccia quel problema lì. Oppure è dovuto a un malfunzionamento della scheda o della batteria. Ecco, lì bisogna verificare se cambiando il trasformatore per caricarlo, cambiando quello, il problema si risolve. Oppure riprovare a fare l'aggiornamento un'altra volta, ragazzi. Questo lo diciamo a tutti. Ciao Bertex! Sempre. Ciao Berti! Se trovate un calo delle prestazioni oppure c'è qualcosa che non funziona o che non prende bene, riprovate a fare l'installamento 1, 2, 3 volte, insomma le volte che servono, perché alcuni hanno riscontrato problemi a fare questo aggiornamento e quindi è meglio, consigliano di riprovare a farlo un'altra volta lo stesso aggiornamento per far sì che il chip prenda tutti i file. Esatto, come abbiamo sempre detto da quando... Grande Mauri, va bene, quindi io direi che siamo in 65 anche stasera. Annalisa, noi ci siamo visti
Annalise, Ciao, Gabriele. ciao Annalisa, ciao ciao. Ci siamo visti su Poi alla c'è fiera. Luca qui. Poi c'è Oggi Luca. c'erano anche loro, il campioncino che è Luca, che è un campione di tiro all'arco. Ha un po' la famiglia, è tutto una famiglia di campioni lì, giusto? Allora, Cosa c'è? sì, no, stavo leggendo. Allora, stasera non risponderemo a tante domande perché facciamo proprio le premiazioni veloce e va bene. Comunque, il Legend con il nuovo aggiornamento hanno messo sull'Iron Filter l'Iron Filter a 9 in modo che riesca a tagliare alcuni tipi di bossoli da caccia, ma il problema è che comunque solo alcuni tipi riescono a essere discriminati completamente, altri invece purtroppo danno un segnale ferroso, un mezzo segnale comunque lo danno e ti inducono a scavare. Certo, non si può comunque pretendere che tagli proprio tutti i bossoli, tutti i tipi di cartuccia da caccia, perché ce ne sono una miriade, da quelle di latta a quelle di ferro, adesso comunque sono vari materiali e nel tempo poi si sono consumate nel terreno e quindi hanno anche una risposta diversa l'una dall'altra, quindi portando l'Iron Filter a 9, che non consiglio assolutamente, perché l'Iron Filter a 9 il problema è che sì, vi aiuta in un bosco a cercare di evitare la cartuccia, però potrebbe essere che magari vi filtra su anche un target buono, messo di traverso, un po' più Non profondo. conviene, no. Quindi ecco, i filtri usateli il meno possibile se volete fare una ricerca fatta bene. E poi ogni suono potrebbe essere... Usato 2 ampere, cambiato... Sì, prova a fare l'aggiornamento un'altra volta allora. Comunque sul libretto delle istruzioni hanno detto che va sui 5 ampere, quindi guardateci un attimo bene. Non vorrei dire una cavolata, però guardate bene che Stasera potremmo dirne, perché siamo veramente cotti, perciò di cavolate, giusto? Sì, potremmo anche dirne. Su YouTube vi vedete? Aspetta che ci guardo. Ah no, perché non ce l'ho collegato io qua. Su YouTube. Allora, sì, abbiamo tutta la tecnologia a disposizione. Prima era impossibile, dipende dall'ultimo aggiornamento. Sì, allora il discorso è sempre quello, ragazzi, è un problema generico, quindi se fate l'aggiornamento e il metal presenta dei problemi, qualsiasi tipo di problema, può essere proprio perché non ha preso bene l'aggiornamento, quindi cercate di rifarlo e il metal si sistema. Nell'aggiornamento 1.11 hanno cercato di migliorare tante cose che erano da migliorare, hanno fatto un buon lavoro, anzi un ottimo lavoro. Il problema è che questa 1.11 a volte non prende e quindi rischia di compromettere le prestazioni del metal o qualsiasi altra funzione, ecco, perché dipende dal file che non riesce a prendere. Allora, certo. Allora, ciao, se Fede vende il vostro stand, allora lo stand è lo stand della notte, ragazzi, noi saremo lì e sì, lo facciamo l'autografo, tranquillo. Non ci credo! Ma neanche a chiederlo, quello ragazzi, dopo saltano foto, fuori no, le cioè, monete ma da è sole. minimo, sì. Poi tocchiamo metal, Allora, sono quasi tutti a più di 300 km di questi appuntamenti. Dai, Cesar, te che bruci via chilometri. Ma non smetti di leggere per i fatti tuoi, io non leggo fino a lì, potresti Te lo anche sto- spiegare. Cioè, prima spiega e poi diciamo. Va bene, perché sto vedendo Va bene, ragazzi, intanto ciao Graziano. Ciao Graziano. Andrea, allora. Abbiamo dato in assistenza per l'asta che l'asta. dondolava, io spazzolata e lo fa ancora. È un peccato che sul top di gamma si usa una meccanica simplex. Allora, il discorso della meccanica simplex non è proprio così, perché come asta il simplex o il Legend o comunque qualsiasi altra marca adesso usano il carbonio su tutta l'asta. Adesso. Quindi dai prossimi che usciranno sono tutti in carbonio, tranne l'ultimo pezzo, ma il resto è tutto carbonio. Quindi non usano un'asta scadente. Il problema è il cam look, che magari si è un po' rovinato. Noi li abbiamo cioè io, se vi faccio vedere la parete di là, abbiamo una parete piena di Nocta e non ce n'è uno che ha quel problema. Solo una volta ho riscontrato un problema a un'asta che nell'infilarla
sdondolava un pochino perché non era proprio a misura. Vabbè, chiamando l'assistenza mi ha risolto il problema. Prova se è un problema grosso, prova a chiamare l'assistenza, vedere non che è, non sia un difetto non è la meccanica no. che è sul simplex che è scadente, perché il simplex costerà poco, ma credetemi che strutturalmente non è una macchinetta, anzi è un'ottima macchina a livello strutturale. Poi è un entry level, per carità, però comunque a livello strutturale è una signora macchina. Però si migliora, eccoci, dovete chiedere l'assistenza. Il problema è anche quello. Quanto sei alto, se ce lo puoi dire, Andrea? Perché a volte molti tirano anche troppo fuori di un certo livello dell'asta e quindi quando vai ad agganciarla l'asta sdondola, perché purtroppo se uno è alto come me deve tenerla bella lunga l'asta e quindi si rischia anche di andare oltre. È una cosa che ho fatto io allungandolo troppo, anche lei l'ha fatta. Me ne sono accorta che appunto era proprio al limite, perciò ragazzi dateci semmai un'occhiata, poi se il problema persiste bisogna provare a mandarlo, che non sia un difetto, uno dei non si vedeva mai. Allora lì devi staccare la connessione, perché oggi purtroppo c'è i tiramenti. Scusate ragazzi la connessione, perché su Eolo siamo messi come il porco. Ciao Alex. Ciao Alex. Allora ragazzi, stavo leggendo un po' di roba. Ciao a tutti, siamo già 70. Allora, ciao. 5 volt minimo 2 ampere, sì, grazie. Allora, ciao Barbanera. Che dire, cominciamo con il vivo, dai, cominciamo già a premiare perché siamo veramente stanchi. Allora, belli. Ma non di voi, non di voi. Non di voi, siamo proprio stanchi, dobbiamo ancora mangiare, quindi come al solito poi. Siamo a dieta. Siamo a dieta? Ragazzi, si è fermato al McDonald's. Lo dico a tutti, siamo a dieta. Si è fermato al McDonald's, 2 mega maxi menù da paura. Allora, cominciamo con... Allora, come si partecipa? Allora, dovresti andare sul canale o YouTube o Facebook Lady Seeker RRS. Sotto il post, però te lo dico per la prossima volta perché oramai mi sa che non ce la facciamo più perché è iniziata la live. Sotto il post che troverai dei giveaway, quarto giveaway, devi mettere un commento, prendere il post, condividerlo sul tuo canale, sulla tua pagina e dopodiché scrivi fatto sul post, ti verrà dato un numero, che questo numero partecipi con questo numero, ora ci sarà l'estrazione, parteciperai ai premi. Però logicamente è iniziata la live, non riesco neanche a mettermi a darvi dei numeri, perciò una volta che inizia la live non ci riesci. Ho dato 10 minuti fa, un quarto d'ora fa l'ultimo. Allora, intanto cominciamo con Big Mac. Era quasi non finiva più. Beh, per la dieta ogni tanto. Oggi facciamo finta che era il giorno fuori dieta. Era il giorno fuori dieta oggi, fuori. Va bene, allora da cosa vogliamo cominciare? Allora, cominciamo a premiare il comment picker su YouTube, così ci togliamo subito il primo dente. Perfetto. Allora ragazzi, abbiamo deciso di premiare, adesso vi faremo vedere la pagina, aggiungiamo lo streaming, eccoli qua, guarda che loro ci vedono, quindi te non fa la... Allora, qui così ragazzi ho messo la stringa del video di YouTube che riguardava l'aggiornamento 1.11 come post, ecco. Come utilizzarlo, esatto. Una roba del genere. Sotto quello lì, fra tutti i commenti sotto quel post lì, sorteggeremo un numero, giusto? Sorteggiamo un vincitore. Un commento. Sì, un commento. Allora, perciò avete commentato, noi ve l'avevamo detto. Il numero di commenti sono 71 ragazzi e andiamo a vedere se hanno migliorato il comment picker. Guardiamo subito chi è che vince. Perché per un periodo Ugo Maglie, grande Ugo. Ugo Maglie vince il premio su YouTube.
Ok. Che cosa vince? Oh, non abbiamo fatto vedere. Non abbiamo neanche tirato fuori i premi perché noi stasera proprio siamo... Ma tanto ve li abbiamo fatti vedere all'inizio del giveaway, no? Non ci ricordiamo Non neanche. l'hai neanche fatto vedere, ti ho detto metti come inizio, metti il giveaway, niente da fare. Ragazzi, stasera Ce l'hai prendetela solo là. lì comunque. Vabbè. Comunque ragazzi c'è una maglietta del Simplex bianca, un cappellino con il cappellino, una maglietta della Simplex nera, non mi ricordo. Non ti ricordi, avevi già preparato tutto? No, ragazzi, scusate. Ragazzi, adesso io mi allontano, ve la lascio qui che ne guardo al telefono, noi ci facciamo i cazzi nostri, poi torniamo. Dai, ma sei proprio... Oh, e invece di darmi una mano mi lasci nel mezzo. Eccolo. No. Ma guarda che sei tremendo. Ah, un bel amico. Complimenti. Complimenti. Allora, adesso ve lo dico subito. Ci devo prendere la mano. Allora, Rambo Caccialanza, dai un'occhiata sul nostro video di come utilizzarlo e come stabilizzarlo. Ci sono molte impostazioni, lei spiega il programma Fedino sul Legend e poi comunque spiega anche come impostarlo, se no c'è il programma Antonellina dopo per andare un po' in ricerca di profondità. Antonellina tua sorella? Oh, Anto. Allora, non ce l'ha comunque la sorella, se proprio lo vorrei dire. Allora, c'è la maglietta, te lo dico subito, la t-shirt della Zelese con il cappellino. Poi c'è un'altra t-shirt... Le alette di pollo, mi state facendo l'infame. Paolini! Un'altra t-shirt del Simplex. Però che premi che abbiamo messo con la custodia della Legend. E poi c'è una... Cos'è questa? Una maglietta nera con il cappellino. Ragazzi, magliette con il cappellino e una maglietta con la custodia. Quindi in questo caso maglietta e cappellino, giusto? Sì, va bene. Se dovessero avere dei problemi poi. Allora, ciao Fede, hai già provato il Manticore? No, ancora non ho avuto modo, l'ho provato, se si può definire provato, 5 minuti forse un giorno che ero andato su in montagna da quei ragazzi, l'avevo provato, ma ancora no, anche perché io ragazzi sinceramente dover spendere 1.600 euro per un metal per farci qualche test e poi darlo via, no, aspetto, non ho fretta. Ciao Marcello. Ciao Marcello! Una bella grigliata la organizziamo ragazzi quest'estate. Anche prima. È già caldo qui, su dalla lingua in bocca, cioè la mattina ci sono già c'è il ghiaccio. Ieri mattina ci siamo svegliati, sembrava che avessi nevicato, ho detto no ancora. Sì, comunque la facciamo ragazzi, certo, la facciamo. Che facciano ricorso. Vai, certo. Oh, ma sempre con la birra, voglio vedere che se ce la facciamo la birra. Ci viene il 23, venite il 23, mi raccomando. Ha già detto che non viene, Cesare ha detto che non viene perché è a 300 km, se non viene guarda ti disconosco. O non ti rubo più i tappi, dei target che trovi, ricordatelo. No, vi aspettiamo, ve lo ricordo, il 23, Braccagni, a Grosseto. Stone Angel, aspetta un attimo, Stone Angel. Ma tu mi interrompi sempre nel più bello. Però. No, perché mi è venuto, organizziamo, ma in Puglia però. Allora, Stone Angel. 77. Stone Angel, io ti devo sgridare. Tu sei il vincitore della prima live che abbiamo fatto su YouTube. Sei stato sorteggiato, ti abbiamo scritto sotto il commento e per la seconda volta tu hai... commentato le live ma non ci guardi, non ti interessa di avere il premio, va benissimo, non c'è problema, ma sei un disgraziato come dice lui benevolmente. Allora che cosa c'è? Bellissimi anzi che cosa? i portachiavi che ci ha mandato Gabriele, sì. Fantastici ragazzi, sono qua ancora belli incartati, ce li abbiamo a portata di mano. Sono stupendi, lavora benissimo, non c'è un difetto, è proprio belli. Ma grazie. Poi fa dei lavori Gabriele, giusto,
che sono fantastici. Andate a vedere nel suo sito. Vi ho messo anche il link su RRS, così potrete andare a scoprire un po'. Fede, posso chiedere come bilanciare correttamente il Deus Solo cuffie? Solo cuffie. Allora, intanto sulle impostazioni delle cuffie ci sono praticamente con l'ultimo aggiornamento quasi tutte le impostazioni che ci sono sul menu normale, quindi devi andare sull'impostazione del bilanciamento e poi con i tasti più e meno mentre pompi dovresti cercare di bilanciarlo, ma non ne sono sicuro, non ne sono veramente sicuro, perché non siamo sicuri di niente, ragazzi. Non mi ricordo, cioè in questo momento proprio ne ho avuti tanti, ma le cuffie io sinceramente non ho neanche tanto mai usate, però so di sicuro che hanno le stesse impostazioni. So di sicuro. No, so di sicuro che Ciao. So di sicuro che hanno le stesse impostazioni del display, del telecomando, quindi anche con quelle si dovrebbe riuscire a bilanciare. Dovrebbero emettere un suonino e tu parti con il più o con il meno a seconda di dove ti parte il bilanciamento. Adesso mi sembra che il Deus parta da 60 o da 90 e va in giù, una roba del genere, se lo vuoi fare in manuale. Se no vai a mettere il tracking, l'impostazione tracking, basta che ci vai sopra con il LED e lo illumini, è buona, esci fuori e lui in auto tracking va da solo. Okay. Allora, il Legend può usare... Non mi hai fatto finire. Però. Vai, scusami, tanto stavo leggendo. Perché sono già una marea di domande. Allora, te leggi le domande perché tanto fra 2 secondi mi interromperesti. Ve lo ricordo dopo di Bracagni, il 23 aprile. Vi aspettiamo con la Geotech, il raduno della Geotech dentro al Game Fair Italia. Allora, leggevo da qualche parte che il Legend si può usare appena acceso senza fare il bilanciamento. In teoria era il Simplex, in teoria. Il Legend, essendo multifrequenza, comunque ragazzi, un bilanciamento del terreno fatelo. E anche lì non ascoltate tante persone in giro, tanti video un po' fatti da gente che non si sa bene che cazzo sta facendo. Cioè, ragazzi, il bilanciamento del terreno sui metal detector che sono forniti di tale strumento va fatto nella maniera più corretta possibile, anzi. Perché uno strumento multifrequenza simultanea ha bisogno dell'abbattimento molto di più che uno strumento a plurifrequenza o a singola frequenza. Quindi voi fatelo e fatelo bene, non sovrabilanciate o sottobilanciate se non sapete cosa state facendo. Quindi un buon bilanciamento a volume zero nella pompata oppure a suono continuo nella pompata. Questo è un buon bilanciamento, sia in un modo che in quell'altro, però non fate altro perché partire col bilanciamento a 90 o partire col bilanciamento a, non lo so, 0 come dicono alcuni, rischia di farvi avere una macchina intanto o troppo stabile che non sente gli oggetti o troppo instabile e che comunque non vi fa scavare bene. E poi comunque gli ID, quando un bilanciamento del terreno non vengono fatti correttamente, gli ID possono essere diversi da quello che invece sono. Perciò? Non ne sapevo nulla cosa dovrei fare. Stonehenge. Allora, adesso metterò... Allora, se c'hai Facebook mi metto in contatto con te, se no mettiti in contatto... Mettiti in contatto. Ce l'hai Facebook? Una domanda proprio più semplice. La mail non te lo ricordi? No, gli do la mia, se non buono. La mail, sì, vabbè. Allora, ce l'hai Facebook? Fammi sapere se c'hai Facebook, poi dopo ne parliamo. Se no Stonehenge vado a cercarti io nel YouTube. Allora, prova a cercarmi te perché se non hai Facebook faccio fatica. Abbiamo provato, ti abbiamo scritto anche sotto il commento. Ma... Allora, Fede, sto usando da un mesetto sia con la legge 28 e con tutte e due ho parecchi falsi segnali nell'erba sui 10 cm, è normale. Dipende da quanto tieni la sensibilità. Anche. Vabbè, la piastra se strisci sull'erba è normale che comunque un po' di falsi segnali, se la sensibilità ce l'hai alta te li dia, quindi evita di tenere la sensibilità troppo alta quando stai spazzolando, specie su quei terreni lì, perché ci sono
bagnati oppure comunque l'erba è un po' alta, tende comunque a darti falsi segnali perché la piastra va a urtare contro l'erba, quindi poi magari se è anche bagnata è ancora peggio. Quindi regola solo la sensibilità e vedrai che si stabilizza. Poggi la piastra sul terreno, abbassi la sensibilità quando il metal è stabile, dopo aver fatto l'abbattimento, la rimozione di disturbi, poi quando spazzoli senti che comunque dà ancora falsi segnali, abbassa un pelo la sensibilità a discapito dell'instabilità. Dico una sciocchezza che però l'hanno chiesto una volta, allora lo ricordo per chi non lo sapesse: quando vai a regolare la sensibilità, la piastra sempre appoggiata per terra, mi raccomando, giusto? Sì. Ti farò un logo con l'ambra non appena lo trovo, lo avrò. Grazie Adam. Grazie mille. Allora, sull'asta superiore in carbonio e braccio Adam del è un nuovo amico della Polonia, molto, molto in gamba, un bravo ragazzo. Allora, le news di Nocta per ora, ragazzi, possiamo dirvi quello che sapete. Più non possiamo. Non possiamo dire di più finché non esce veramente una cosa definitiva. Quello che sappiamo è che sul Simplex Ultra hanno già adottato comunque un bracciolo diverso, più alleggerito, hanno adottato anche 2 pezzi dell'asta in carbonio, l'unico pezzo che rimane uguale è la parte finale, quasi uguale. Poi si scende, sale la cosa. Sì, il bracciolo si può regolare, quindi vabbè, lì sono cose che però per il Legend ancora è un punto esclamativo, cioè si sa quello che ha detto Dilek. Allora, vi rompo con le domande. No. Va bene ragazzi, no. Adesso facciamo allora Reset del Legend. Reset del Legend, ragazzi, si va, ci sono in due modi. Allora, il primo è quello di andare sul menu. Vai sull'omino. Brava. Premi leggermente l'omino, quando sei sull'omino premi leggermente il pinpointer. Tenendolo premuto. Tenendolo premuto va in default, giusto? Fabric default. E quello lì è il primo reset. Sì, e se no c'è quell'altro che bisogna tenere la macchina, il tasto di accensione per 30 secondi, ma quello è un reset più a livello di momentaneo, diciamo. Sì, è un reset, sarebbe sì un reset di fabbrica, ma è un reset particolare che si fa solo quando il metal tende a bloccarsi. Se un metal si blocca, allora a quel punto si prova quel reset lì. È sempre meglio quello dell'omino. Se no, ecco, è molto meglio quello. Viene fuori Fabric Default. Allora, sì, ti scrivo su Facebook. Ah, ok. Allora sull'ADC che ti aspetto e poi dopo ti dico un po' come fare. Mi dai l'indirizzo e poi... Anche il cavo va ben stretto perché abbiamo visto, bravo Italia Metal, perché anche il cavo abbiamo visto che molti metal lo tengono molto largo, quindi anche quello va ben aderente alla piastra, perché ricordatevi che comunque la piastra è un'antenna e meno roba ci gira intorno e meno instabilità al metal. Mi ricordo la prima volta che sono andata al mare, che ho fatto una foto bellissima, la foto l'ho postata e te disgraziata, metti a posto quel filo. Avevo il filo tutto lento, ma vabbè. Allora, eravamo giovani. Novità sul nuovo pinpointer della Dottor Octec di no, ancora non è uscito, ragazzi. Ancora non è uscito, hanno detto che dovevamo mettere a posto appunto le cose che noi tester gli avevamo mandato su e dai, tra un po'. Vediamo, allora. Avevamo detto a metà marzo, giusto? Metà marzo avevamo detto. Semmai provo di nuovo a scrivere. Federico, come fai a mostrare questo badge che ho trovato per la leggenda? Oggi ho mandato a te, Antonella, una foto su Messenger. E non ci abbiamo guardato, non lo so chi sia perché non riesco a vedere Facebook. Puoi mettere il nome gentilmente. Allora, ma per quelli che come me in inglese proprio ne capisco neanche una cippa, cosa ha detto Dilek? No, non te lo dico. Allora. Ma stasera è misteriosa, Prima di iniziare la diretta me ne ha combinate di ogni. Una cosa, non è vero. allora, sì.
Il reset Io non quando l'ho cambi la visto, piastra sai. non va fatto, cioè, il reset va fatto solo quando fate gli aggiornamenti, basta. Allora, peccato Ok, devo prendere la cinesata aspetta. per tamponare. Ah, ma Aspetta che facciamo forse l'uscita ci domenica, siamo. non so chi sei. Domenica ci siamo, non lo so, il 2, no, siamo a una gara con l'arco, giusto? Se è il 2, se è il 2, se non è il 2 forse sì, ci siamo. Ah, Gennaro È Esposito. Adam che ci ha Oh, mandato. eccolo chi è, Stonehenge. Gennaro, grande. Ok, Stonehenge, adesso ci sono, bravissimo, hai mandato l'indirizzo, ti arriverà la sorpresa. Non ti diciamo neanche che premio avevi vinto. È tutta una sorpresa, giusto? Doveva stare Ugo, attento, sì, giusto? da stare attento. Ugo, ci dovrebbe essere qualcosa già in produzione, mi sembra che si possa adattare, ma non vorrei dire una Dimmi cavolata cosa. perché non ci ho mai guardato sinceramente, però i cavalletti ce ne sono che si possono adattare, tipo quelli che c'erano nel vecchio Impact. Ugo, io su questo non ti posso consegnare perché non so neanche che Lei li lancia esistesse, proprio. non so neanche che esistesse un, un posa. Aspetta, non me l'ha insegnato perché non me l'ha insegnato. Io sto ascoltando il maestro, ma il maestro non me l'ha insegnato, io non lo posso Eh, sapere. allora, ciao ragazzi, è normale che il simplex, un piccolo ciondo d'oro segna un ID e una fede d'oro ne segna un altro, tipo 40, 1,57, beh certo. Dipende che materiale è fatto, giusto? No, Cioè dipende è bianco, questo se è bianco punto, ad no, a esempio, se è questo punto rosso, se... dipende dalla grandezza dell'oggetto, Ah perché sì? lui dice un piccolo ciondo d'oro segna un ID Ah e ok, una fede ne segna ok, un'altra. ok, ok. Cioè, è normale, sì, allora anzi ti dirò di più, se più l'oggetto d'oro è piccolo, più l'oggetto d'oro è bianco, quindi un po' è sempre meno conduttivo, e vi ritroverete con un ID che sfiora anche il ferro, quindi Io ho trovato l'oro. la fede d'oro bianco in 11, mi dava 11 perciò. Allora, Davide, io lì aspetterei, cioè i pinpointer sono validi tutti, c'è il Quest X Max che uso io che è fantastico, c'è l'MI4 che usa lei che va benone, se uno ha il Deus c'è l'MI6 che va collegato anche al Deus. Dovete stare un attimino attenti Lì perché possono trovarsi delle problematiche con alcuni, però dico la verità, giusto? Come è successo con il dottor Otek, che lo stanno mettendo a posto perché con il Legend, giusto? sì, no, il dottor Otek è perché aveva 12 kg, Multifrequenze, no, allora le multifrequenze gli danno noia al mi dottor danno Otek. noia, perciò un attimino ho ragione. Anto ha sempre per terra, anche... Ma no, Pinpoint M4, sì, è l'M4 come... non è male. Sì, no, io mi trovo benissimo, dico la verità. E vabbè, anche il Quest però comunque è valido. Consiglio che ti posso dare, allora, o vai, anche il Quest è valido sul Te Quest vai benissimo con quello perché purtroppo, hai la discriminazione, ti dice quando sei dentro la se è buca che buono, cos'è, no? se è buono o no, quindi il Quest per me è Io vado un po' meglio perché con una manna. l'M4 mi dà un po' tutto, non solo sulla punta, mi Ah, dà un po' tutto sì, dov'è perché ecco, il il... Quest ha la sensibilità brava, il Quest ha la sensibilità solo sulla punta, mentre l'MI4 ce l'ha su tutto lo stelo. Tutto, perciò io lo Quindi è un sento po'. dappertutto, lui invece è molto più preciso perché sulla punta sente proprio il target e ti dà se è buono o no. Cambiamo discorso perché sembra che stiamo parlando di un cosa Di che cosa? hard. Cosa ho detto stavolta? Cosa ho Niente. detto? Poi ci riguarderemo la trasmissione, ragazzi. Figurazza. Io penso che oggi faremo una live di figurazza, amore. Allora, Vabbè, no, vabbè, intanto la fretta. allora, lo sapete cosa facciamo? Cos'è una domanda? Abbiamo qualche problema? Nell'aggancio del palo. Allora, l'LG24 intanto è una piastra piccola da separazione, quindi può essere che il target sia in profondità, ma che fai fatica a agganciare il target non dovrebbe farlo, quindi a questo punto o No, rifai un anche perché è aggiornamento, molto, molto preciso, perciò... anzi con la 24 è ancora più preciso che con le Esatto. altre. Da ancora le tacche, tante macchine nuove. L'Impact Enzo è il mio cuore, l'Impact
L'Impact me lo sono veramente goduto, ci ho fatto una miriade di buchi, è bellissimo l'Impact, è peso danato, però è bellissimo. Allora, tiriamo fuori un Un numerino. numero nuovo? Tiriamo fuori un numerino. Allora, adesso facciamo, cosa facciamo? Una lotteria? Adesso facciamo la lotteria. O facciamo una lotteria o tiriamo su uno dei commenti sotto, sorpresa sorpresa, diciamo. Di pure, ti vedono, eh? Allora. Perché lei ha visto lo schermo nero e pensava che non ci vedevate allora, più. Uno dei commenti sotto la diretta della terza live. Terza live. Ho le mani ancora sporche di quella... Sì. No, macchiato. Terza live. Terza live. Perciò sarà premiato uno dei commenti sotto la terza live. Ve l'abbiamo detto della la terza giveaway. live? Del giveaway. Del giveaway. Allora. Perciò adesso cosa facciamo? La lotteria, così hanno tempo di andare a commentare. Adesso facciamo subito facciamo i bravi, dai. Facciamo subito la lotteria, generiamo i numeri per così i commenti che commentare, mi raccomando, sotto il post del terzo giveaway, la live. Allora, non questo è il numero della lotteria. Ok, vai. Numero della lotteria? Sì. Allora, adesso devo inserire. Allora, aspetta che io devo mettermi. Li rimettiamo qua. I numeri della lotteria, ragazzi, comprendeva sia YouTube che Lady Seeker RRS, perciò chiunque abbia avuto il numero sia YouTube che Lady Seeker può partecipare. Allora, i numeri totali dati sono 59. Siete stati scarsi, non gli piacciono i nostri premi. 59. Quindi adesso guardiamo chi vince il secondo premio, giusto? Yeah. Ce ne abbiamo dato un altro. Il secondo premio che qual è? Tiriamo fuori il cellulare riguardo a tutto. No, io so qual è. Le magliette, il cappellino, la maglietta e la maglietta cover. fai, allora? C'è la Legend o il Simplex? Io darei la maglietta e il cappellino e la maglietta e la cover la diamo al primo premio. D'accordo. Il primo premio qual è? Scusa, che qua ce n'è solo uno nella lotteria. Tu mi stai confondendo stasera. Cioè... Allora, pagherai questa. Generatore di numeri. Adesso c'è sempre maglietta Simplex e cappellino. Via. Da 1 a 59, ragazzi, facciamo subito il genera veloce. Numero 2. Numero 2, Giuseppe Blasioli. Bene, Giuseppe, te ti aggiudichi il secondo premio. Quindi mandaci l'indirizzo. Blasioli. Mandaci l'indirizzo perché così ti spediamo tutto. Ok, allora anche questo è fatto ed era su Facebook, il commento su Facebook. Allora, lì per quello lì della piastra sì, può essere che sia in profondità, non te la gancia bene, solo per quello, però... Scusami, ho detto una cosa sbagliata, non era il commento su Facebook, era il numero che ho dato su Facebook. Ok, poi grazie. Speriamo che il nuovo pinpointer abbia anche la discriminazione, oltre ad integrarsi meglio con il Legend. Se lo fanno apposta, quindi penso che non sarà una delle... Lo sento più nervoso con la versione... Ecco Piero, come abbiamo detto prima, ragazzi, rifate l'aggiornamento perché dalla 1.10 alla 1.11 deve essere più stabile. Se c'è qualche problema di stabilità, bisogna controllare la piastra. Insomma, ci sono alcune verifiche da fare, ma prima di controllare la piastra bisogna riprovare a fare l'aggiornamento. Perché alcuni file non riesci a prendere subito nel primo. In qualche caso abbiamo notato, se hai notato che... Mamma, c'è una viretta. Quale live, scusa? Quale live? Dai, veloce! Nella live che abbiamo fatto la terza... Del terzo giveaway. Terza giveaway. Tu prima hai fatto così 2 volte. Terza giveaway. Andate a commentare, corri. Allora... Su Lady Seeker, logicamente. Piastre per il Legend, ragazzi, ci sono l'LG 30, la 35, la 28, c'è la 24. Lì dipende quello che volete
avere voi, cioè il risultato che volete ottenere. Quindi che se ricerca state facendo, anche perciò se voi volete andare un po' in profondità, dovete andare sulla LG35 o sulla la LG30, che sono ottime per la profondità. però, La LG30 separa anche meglio, però molto devono meglio. avere gli spazi adeguati, non possono andare in un bosco con una piastra. No, con la 35 no, è impossibile, No, però con la perciò LG30 è abbastanza leggera, anzi è più leggera è più dell'originale leggera e quindi ve la giostrate meglio. Poi c'è la LG28 che è l'originale, che non va per niente male, anzi va benissimo su tutti i terreni, e se uno vuole avere una ricerca più veloce e più in superficie, la LG24. Sì, che poi non è neanche detto che sia più in superficie, perché veramente ho fatto Comunque delle spinge buche. anche quello, sì. Sì, ho fatto delle buche veramente ottime, quella che uso io. Allora, qui abbiamo già premiato il secondo, Stai calmo, stanno andando a commentare, piano. Parliamo un po' del tempo. Commentate ragazzi, dai che fra un po' andiamo a prendere. Alexa, che tempo fa domani? Guarda fuori. Domani piove. No, allora io ne approfitto di questo buco per ricordarvi l'appuntamento di nuovo, ma ve lo dirò finché non vi stanco, finché non tutti lo sapranno e poi decideranno se venirci a trovare o no, il 23 aprile presso lo stand Nocta, dentro la fiera del Game Fair Italia. Non mi stavi seguendo? No, stavo guardando quello che dovevo fare, poi tu mi distrai. Fair Italia dentro il cartello non parlare all'autista. Perciò saremo lì nello stand Nocta, proprio la fiera, il raduno è organizzato dalla Geotech, Gentileschi, Giorgio e l'Alessandra che sono meravigliosi. In queste cose sono il massimo che potete avere. E niente ragazzi, vi aspettiamo lì, vi faremo un po' vedere un po' le macchine, berremo Potete qualcosa partire insieme. la prima, la seconda, la terza. Dai, berremo qualcosa insieme. Non dico così perché tutte le volte è un disastro. A fine serata, bellissimo staccare gli stand perché, Grazie Carlo. Comunque vi aspettiamo ragazzi. No dai, il 23 il Game Fair Italia è un bel evento. Dov'è che è? Braccagni. È diventato bravissimo. Io devo fare, adesso faremo un video, monteremo un video con tutte i pezzettini che abbiamo dovuto fare perché questo Braccagni non questo gli Braccagni entrava qui non c'era verso, quindi non c'era verso. Beh, vabbè, tante volte lo sbaglio io e ne faccio tante io, perciò. Ok, io direi va bene, prendiamo anche il terzo ragazzi. No, sono già, facciamo una live veloce, sono già 50 minuti che teniamo sti poveretti qui attaccati. Ok, e noi siamo finiti. Aspetta anche che traduco, chi non viene allo stand della notte all'alto mi viene a prendere, mi viene a... le cannette di bambù. Non lo dire perché dopo si spaventa, dopo sembro che non vedi che sono un angelo io. La LG30 no. Allora le piastre per i metal detector sono fatte per quei metal detector, e infatti perché hanno una frequenza, quindi se io vado a prendere una piastra del simplex e hanno anche un chip all'interno, quindi se io vado a prendere una piastra del simplex e la voglio montare sul Legend non funzionerà. Stessa cosa se faccio con una piastra del Legend, la vado a montare sul simplex, non me la vede, mi darà un triangolino e mi dirà che c'è un errore, quindi le piastre vanno bene solo sul metal prestabilito, quindi LG è Legend e invece la SP è Simplex. Lui infatti lo dice sempre correttamente. Grazie Marzio. In due avete reso più belle le live. È vero, davvero. Grazie ragazzi, certe volte diciamo madonna abbiamo fatto una live, comunque si allunga la pancia. siamo Max, molto felici di voi, veramente. Allora il green screen vai. Allora il green screen la cosa bella ragazzi è che ci date la carica e la voglia, il divertimento di fare le live, e questo è merito vostro. Se sono sorridenti, se sono divertenti, se siamo sciocchi, se siamo
certe volte, se siamo noi, noi siamo qua in live per voi, e se vi fa piacere, noi ancora di più. Ci arriviamo con il sorriso ancora più grande, giusto? Certo. Comunque, il green screen, ragazzi, dietro è perché noi di solito al di dietro abbiamo un casino della Madonna, quindi cosa facciamo? Teniamo il green screen, copriamo tutti Ma che senso. non è vero, Non è vero. non è vero, ma guarda che no, è perché se noi, allora, se noi ragazzi non ne mettessimo, scusate il verbo sbagliato, se noi non mettessimo lo screen dietro verde, voi vi distraerete, oh, stasera non riesco a parlare, non c'è niente da fare, sono un po' dislessica, però stasera ancora di più. Allora, voi prendereste spunto da i nostri oggetti veramente meravigliosi, che sono la grappa, la vodka. Dietro ci sono tutti i liquori. Perciò non ci guardereste più. Però non faremo più live, faremo solo direttamente sugli alcolici. Comunque, bando alle ciance. Allora, okay. La differenza di mineralizzazione del terreno su asciutti e bagnati cambia molto. Parlo dello stesso terreno, stesso luogo, grazie. Allora, i terreni, ragazzi, la mineralizzazione e il ground possono cambiare sullo stesso terreno anche solo con l'umidità, da giorno a giorno, capito? Quindi è normale che ci siano delle variazioni di questa più che mineralizzazione, magari viene una salinità nel terreno e quindi il metal tende a leggerla di più quando è bagnato, quindi sì, è normale. Questo può essere il caso del crocifisso che ho trovato io, che il terreno era bagnato, ci abbiamo guardato, riguardato, scavato, tirato fuori, niente. Siamo ritornati dopo 2 giorni, il terreno era più asciutto, in 2 secondi l'abbiamo trovato, però l'avevo portato su da un po' di discorsi. Però sì, è vero, cambia. Allora, adesso le metteremo, no? L'unica cosa dicevamo del green screen. Ma fatti pure la live, no, dicevamo del green screen. Vuoi che ti porti qualcosa da bere, un po' di tè? No. Allora, il green screen, ragazzi, l'abbiamo messo dietro, ma a parte tutto, perché di solito lo attiviamo e facciamo la live, anzi, di solito lo attivavo e facevo la live da solo. Il problema è che attivando il green screen dietro con StreamYard, purtroppo o mette a fuoco uno o mette a fuoco quell'altro. O deforma. E allora abbiamo pensato di lasciare il green screen perché fa un bello sfondo. Già siamo deformati. Noi perciò. Il green screen perché dietro fa comunque sfondo e risalta di più l'immagine davanti. Non perché siamo invorniti e non riusciamo a mettere l'immagine dietro, ma proprio perché dopo distorge. No, distorge l'immagine. E poi ragazzi, dopo siete distratti veramente. No, dopo guardate cosa c'è dietro. Io di solito ho i calendari dei camionisti. Il tuo. C'è il calendario dei camionisti dietro. E dalla tua ci facciamo la tendina. Allora. Che bello, ragazzi. Quando faccio abbattimento del terreno con legge, ne suono? Io lo faccio in automatico, sì, è normale. Se lo fai in automatico, se no metti il tracking che lo attivi andando sul bilanciamento del terreno e poi vai a premere il tasto pinpointer e si attiva il bilanciamento in auto tracking, ma questo lo fai se il terreno non cambia repentinamente di mineralizzazione, quindi fai una roba del genere e via. Ok. Il verde sfina. Poi col nero. Sì, col nero sembriamo 2 silhouette, invece siamo 2 animali. Gigatti, 2 animali però. Ecco. E larghezza. Anche lunghezza, ma in larghezza. Va bene ragazzi, allora dai, facciamo la terza premiazione, giusto? Terza premiazione che sarà fatta su un commento fra tanti che sono sotto il post della live, sotto la live della terza live. È stato un lavoro di live. È facilissimo. Non ho capito niente io che sono qua, figurati loro che sono là. Comunque ragazzi, commenti della terza live, sotto la terza live, uno dei commenti sarà estratto il primo premio che è la maglietta e... Adesso intanto andiamo a cercare la live perché mi è sparita.
Avevo già posizionato tutto, ero tutto contento, avevo già fatto niente, non c'è stato Allora, verso. il commento è cosa c'è? La custodia dell'Inotta e la maglietta. Eccola Eccola. qua. Terza giveaway. Allora, i commenti ragazzi qui sono 81. Dato che Comment Picker per poter essere utilizzato anche su una pagina personale, no, una pagina pubblica, diventa un vuole problema. altri soldi. Vuole dei baiocchi e noi sinceramente preferiamo fra spedizioni eccetera un disastro. Quindi preferiamo non farla. Eccoci, allora come abbiamo fatto l'altra volta faremo un generatore di numeri casuali e poi conteremo quello che salta fuori dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo. Quello che capita. Adesso quando lo guardiamo, quando lo apriamo lo vediamo. Va bene. Allora 81 commenti, quindi qua da 1 a 81 e generiamo un numero e vediamo chi è. Logicamente 74. Siamo anche fortunati che siamo mai una volta che perché è la fine, guardi dalla fine, no? Giusto, commenti. Giusto per ma non ho neanche capito te. Commenti, andiamo su logicamente le risposte non valgono. Commenti in tempo reale, sì, ma dobbiamo finire di vedere la live, quindi alla fine è segna 74 e poi il premio vi diremo chi è stato a vincerlo contandovi, perché adesso devo andare sull'altra pagina e dopo se mi ritrovo. Vuoi che ci guardi io? Devi attivare lì, no. No, è la terza live, amore, non è... Sì, ma ho capito, no, glielo diamo dopo. Il numero l'abbiamo già dato, dopo vi faremo un piccolo video dove contiamo, perché adesso... Non ne volevi contare? No, devo tirar via la pagina. Va bene, è un casino. Vuoi che ci guardi io con questa costume? No. Il costume. Dobbiamo finire sta live in tempo. Ok ragazzi, non ne posso più. Eccoci, quindi ragazzi ha vinto il 74esimo commento, quindi dopo andremo a contare chi è e vi farò un post con scritto Tizio Caio Semproni ha vinto. Va bene? Anche quelli che hanno vinto su YouTube e anche... Mandateci gli indirizzi ragazzi che spediamo. Stasera scusateci per la live, non veramente. È che siamo veramente finiti, non so se l'avete visto, quindi non vediamo l'ora di chiudere. No, non è... Cioè, io no, sì, io non vedo l'ora di chiudere, sono stanco, morto, guidato per 300.000 chilometri avanti di... Allora, se dici così sembra che non vuoi stare con loro. Allora, di la verità, sono stanco e affamato. Sono soprattutto affamato. Vorrei stare qui con voi, però... Però il borboglio dello stomaco dopo lo sento dal microfono. Hanno ragione. Io su questo caso hai tutte le ragioni. Se vuoi andare a incominciare a cucinare, io saluto. Oh, ragazzi. Ci vuole pazienza. Ciao Massi. Ragazzi, dai, fate una buona serata. Un bacione grande. Mi raccomando, vi ricordo non per l'ultima volta l'appuntamento al le detectoriadi. Uno degli appuntamenti delle detectoriadi. Dai, che devo stringere, dai. Il McDonald's ha già finito il suo effetto. Scusa, dobbiamo pagarli questi minuti in più? O no, ce li danno così, però siamo già a un'ora. Va bene. Mi raccomando l'appuntamento il 23 aprile a Grosseto, Braccagni, comune Braccagni, ragazzi. Game Fair Italia, mi raccomando. Italia, dentro al Game Fair ci saranno gli stand della Geotech e della Nocta. Andate... che vi aspettiamo. Ok, per consigli e tutt'altro. Andate a iscrivervi sul canale, guardate sul canale di Geotech, andate a iscrivervi e poi dopo vedete insomma tutto quello che c'è, che ci sarà. Il programma che è bellissimo, 5 appuntamenti veramente da non perdere per chi ama questo hobby, c'è di tutto lì dentro. Hai visto che sono sciupato di brutto? L'hanno visto anche lui, l'ha visto anche Cesare Perez. Quanto pesiamo? Che è sciupato. E dico quanto pesiamo? Lascia stare. Lo vedrete. Lo vedrete presto. Il 23 aprile a Braccagni, vi aspettiamo nello stand Nocta. Ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille, ciao.